Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro tutorial. Quello che andremo a realizzare oggi sarà unire insieme tutti i componenti del tubo di ingresso e del tubo di uscita, che differiscono solo per questo elemento. Fatevi uno screenshot di questo disegno, scaricatevi il file che troverete in descrizione per seguire questo tutorial, perché io lavorerò con FreeCAD a schermo intero. Ok? Creiamo il nostro nuovo file. Come sempre si parte dall'ambiente start. Salviamo il nostro file con il suo nome che utilizzeremo assieme. Salva e andiamo a visualizzare l'origine degli assi. Ora andiamo a inserire nel progetto i vari elementi, quindi unisci progetto. Andiamo infatti e cominciamo a inserire l'elemento numero 1, Cylinder Piping Tube Glance. Eccolo qua. E cominciamo a lavorare su di lui. Innanzitutto diamogli la giusta colorazione, il giusto aspetto. Quindi andiamo in part per poter cominciare a lavorare e diciamo che è un bel pezzo di ottone. Eccolo qua. Poi inseriamo la guarnizione, elemento numero 6, Cylinder Piping Tube Glass Packing. Quindi file, unisci progetto, vedete che la sovrappone, di conseguenza spostiamola, placement, posizione, Z1, diamogli un colore scuro, prendiamo chamfer, copiamolo, incolliamolo e ribaltiamolo secondo l'asse X. Quindi asse X1, Z0, 180 gradi e spostiamolo di Z1 meno 1. Perfetto, abbiamo fatto l'elemento di sinistra dove vengono indicati gli elementi 1 e 6. Ora dobbiamo andarli a unire con delle viti. Quindi selezioniamo, allora lavoriamo così, selezioniamo questo cerchietto, andiamo in fastener e chiediamogli di inserirci una vite. Eccola qua. Lui mi ha selezionato una M8, io andrò a chiedergli una M6 come da cartiglio, lunga 20 mm. Poi selezioniamo il triad a true, così vediamo il filetto, selezioniamo questo cerchietto e andiamo a chiedergli una rondella che lui mi metta a M8 e che io voglio a M6. Vedete che è correttamente dimensionato a M6. Se non mi piace posso comunque cancellare questa rondella, selezionare questo e montare una rondella differente. Ok? Poi seleziono questo e vado a selezionare il relativo dadino. Vedete che è enorme, lo vado a modificare a M6. Perfetto.
prendo col tasto CTRL questi elementi, ne creo una coppia, le incollo, mi sa che ho copiato anche modifica, ho copiato tutto, scusate, allora modifica, annulla, vado a selezionare i tre elementi, copia, sì, incolla. Ok, mi copia anche chamfer, non so come mai, però non è un grosso problema. Vado a prendere questi elementi e li sposto in X dell'interasse corretto. Vedo che non me lo fa e allora non mi complico la vita, l'ho già fatto una volta, ci aggiungo la sua bella vitina, la metto a M6, lunghezza 20 mm, metto il thread a true, seleziono questo cerchio, ci metto la rondellina, la imposto a M6 e vado a infilarci il suo bel dadino, che vedo mi sovrascrive, quindi questo lo cancello e questo che è in posizione corretta lo metto a M6 e abbiamo fatto il primo gruppo fatto da 1 e 6. Ora andiamo a inserire l'elemento 4, il Cylinder Piping Tube Enter. File, unisci progetto, Cylinder Piping Tube Enter. Eccolo qua. Perfetto, come vedete è già in una posizione che parrebbe corretta. Noi abbiamo un 49 di altezza. Cosa facciamo? Facciamo così. Non è in una posizione corretta. Prendo il mio tubo, lo vado ad appoggiare al mio collettore e da qua lo abbasso di 11 mm. Perfetto. Dopodiché prenderò il mio tubo e lo ruoto rispetto all'asse Z di 90 gradi. E adesso il lavoro appare simile a ciò che serve a noi. Ora abbiamo una distanza di 198 tra questo punto e l'interasse opposto. Quindi prendiamo questo corpo, lo copiamo e lo incolliamo, dopodiché lo sposto rispetto a y di 198. Ok? Sempre rispetto a y vado a inserire, anzi vado a copiare questa, la guarnizione. Quindi la copio, sì, la incollo, allora,
scusate, la copio, l'avevo già incollata, eccola qua, e vado a spostare anche questa rispetto a y di 198. Come vedete l'abbiamo sovrapposto. Al di sopra di questa guarnizione c'è l'elemento numero 2, Cylinder Pipping Collector Glance, eccolo qua. Quindi File, unisci progetto, apri, e lo abbiamo in questa posizione. Ora lo vado a prendere e lo vado a spostare in y di 198. Dopodiché vado a cambiare l'aspetto anche a questa e lo metto a ottone. Salviamo, andiamo a mettere i nostri dadini, quindi dado, e lo mettiamo a M6 lungo 20, thread a true, stesso discorso di qua, se resto nell'ambiente fasteners, M6 true 20, giro la cosa, seleziono questo cerchietto e gli chiedo di mettermi una rondella, la rondella che imposto a 6, idem di qua, rondella, impostiamo sempre a 6, seleziono questa faccia, gli chiedo un dadino, lui come ha fatto prima me ne mette 2, proviamo a cancellare l'M10, idem di qua, rondella, cancello l'M10, salvataggio. Bene, proseguiamo a inserire il particolare numero 5, Cylinder Piping Collector Entry. Quindi File, unisci progetto, eccolo qua, ovviamente dove me lo va a mettere rispetto all'origine degli assi. Andiamo a spostarlo dei nostri famosi 198 millimetri. Quindi premiamo sull'oggetto in questione, placement, posizione Z 1 9, no, Y, scusate, Y 1 9 8 e andiamo a centrarci rispetto al nostro tubo di ingresso. Quindi andiamo in Z e solleviamoci. Perfetto, tutto quadra anche rispetto al nostro disegno iniziale. Ora andiamo a inserire il particolare numero 3. Del particolare numero 3 ne abbiamo 2, ingresso e uscita, ed è il Cylinder Piping Connector. Quindi File, unisci progetto, adesso arriva, eccolo qua, andiamo
a spostarlo in Y di 198 e a sollevarci in Z. Perfetto, questo è stupendo. Andiamo a vedere se i colori un po' tornano. Sì, i colori ci tornano. Andiamo ora a ruotare il nostro oggetto di 90 gradi. Vediamo, anzi, prima a farne una copia. Quindi copia, sì, e poi a incollarlo. No, non crashare ora, ti prego. Perfetto, quindi salviamo, visto che abbiamo capito che la zigrinatura richiede tanto lavoro, e incolliamo. Ecco, vedete che il computer qua tende a rallentare parecchio. Tende a rallentare parecchio perché il lavoro è importante. Ora andiamo a ruotarlo secondo placement e vediamo come ruotarlo. Vedete che così lo ruota in Z. Io vorrei ruotarlo rispetto a un determinato punto, ma è molto difficile da inquadrare questo punto. Quindi andiamo a vediamo se con l'angolo di Eulero funziona. E dovremo farcela così, 90 gradi. Spostamento in Y e centraggio rispetto al foro. Applichiamo, ok. No, perché mi fai questo? Ti ho detto di applicare. Questi sono alcuni problemucci. Facciamolo così. Quindi rispetto all'asse X meno 90 gradi. Sempre lui. E poi posizione Z. Dopo controlliamo che sia centrato, Y, e qua usiamo semplicemente lo sguardo. Ok, 111,5, perfetto. Rare. Ci spostiamo con le frecce, vedete che dobbiamo abbassarci ancora un attimino in Z, e a questo punto salviamo il nostro lavoro. Ora ci pavoneggiamo e guardiamo il lavoro fatto, che direi che essere non bello, bellissimo. Se noi andiamo in Cylinder Piping Exit e guardiamo l'assieme, vediamo che la differenza sta solo nel non avere l'ingresso che è qua. Guardate, pardon, questo chiudiamolo, vedete la differenza sta solo qua. Quindi ora dall'assieme
1 passiamo all'assieme 2, quindi F2, copia, file, salva con nome. Andiamo in cylinder piping exit, incolla, salva, andiamo, facciamo lavorare, andiamo a cancellare questo elemento, e andiamo a modificare semplicemente questo oggettino. Allora, qua c'è un elemento in più che noi andiamo a cancellare. Ecco, il brutto di FreeCAD è che quando si va a cancellare un insieme, lui spesso e volentieri chiede di cancellare tutti i sottoinsiemi del prodotto stesso, e noi con un po' di pazienza lo facciamo. Perfetto, perfetto, non ancora. Cancellati. Ora andiamo qua. Cosa facciamo noi? Creiamo in part un bel cubotto che andiamo a spostare là dove ci serve, quindi y 190, andiamo a ingrandirci questa parte e andiamo a ingrandirci il cubotto quanto basta a noi. Perfetto, ora andiamo a sovrapporlo alla parte di pezzo che a noi non serve e andiamo a dirgli: guarda, prendimi questo oggettino qua. Allora andiamo a vedere qua, che parrebbe necessiti di essere sollevato ancora un paio di decimini. Perfetto, qua dobbiamo semplicemente usare lo sguardo. Prendi questo oggetto, CTRL, prendi quest'altro oggetto e sottrai. Vedete che mi ha lasciato un gradino, modifica, annulla, togliamo quel decimo, era solo un effetto ottico. Prendi questo oggetto, tasto CTRL, prendi quest'altro oggetto e sottrai. Perfetto, vedete? Ora io prendo un cilindro, faccio la stessa cosa che ho fatto prima, quindi lo sollevo in Z quanto basta, lo sposto in Y di 198, eccolo qua, vado a ingrandirmi la parte che mi serve, prendo questo bel cilindro, lo porto a filo, lo vado a sovradimensionare, prendo i due oggetti col tasto CTRL e li unisco. Perfetto, ora aspetto, bottone, chiudi, fatto. E abbiamo modificato come serviva a noi il nostro primo assieme, senza star lì a rifare tutto quanto. Quindi salviamo,
e ci pavoneggiamo un po' guardandoci il nostro lavoro decisamente fantastico. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero di essere stato abbastanza esaustivo e essermi fatto seguire come si deve, perché a volte ciò che ho in testa non è ciò che riesco a esprimere a parole. Grazie a tutti, se il video vi è piaciuto un like è sempre gradito. Buona giornata!